Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Care amiche, amici e contraddittori, ci congediamo da un altro anno, da un altro giro completo intorno al Sole e ci facciamo gli auguri come di Prammatica. Ma sappiamo tutti che sarà un anno straordinariamente difficile. A guardare bene è stato il secondo anno di guerra, di una guerra nuova, inedita, strana per certi aspetti, che potrebbe però preludere ad una molto più grande. Pandora l'ha raccontata, questa guerra, a modo suo, diverso dagli altri, e ne siamo orgogliosi. Se non ci fossimo stati noi, decine di migliaia di italiani, centinaia di migliaia, e forse qualche milione, avrebbero capito assai poco di ciò che è accaduto, o quasi nulla avrebbero inteso di ciò che è accaduto e di ciò che sta accadendo, per esempio, in Ucraina tuttora, e avrebbero avuto un'idea ben diversa e sbagliata di quello che sta accadendo in Medio Oriente, in Siria. Abbiamo cioè fornito un'altra visione del mondo, cioè abbiamo mantenuto fede alla nostra partenza, al nostro slogan iniziale, e per questo è cresciuta la nostra credibilità e oggi siamo visti 10-20 volte di più di quanto fossimo visti e conosciuti all'inizio del nostro percorso nel 2014 e anche nel 2015. Sono accadute molte cose e non le ricorderò tutte, naturalmente, ne voglio sottolineare solo qualcuna. L'attacco dell'Occidente alla Russia, la prima, la più importante, passando proprio per l'Ucraina. Come risultato, nonostante tutta la propaganda occidentale sia stata unanime nel raccontarci che la Russia aveva aggredito e invaso l'Ucraina, in realtà è accaduto esattamente il contrario. Gli Stati Uniti si sono presi l'Ucraina e la guidano a guinzaglio. E ora l'Europa, cioè noi, gli europei, dovrà pagare per evitare che questa bomba, che da loro è stata creata, scoppi. Ma l'Ucraina nel frattempo ha perduto la Crimea e larga parte della sua zona sudorientale. E non è detto che alla fine di questo prossimo giro attorno al Sole noi troveremo ancora l'Ucraina come è oggi. La Russia, dal canto suo, è tornata ad essere potenza mondiale, tra lo stupore di tutto l'Occidente che la credeva già defunta, e invece sta rinascendo come popolo che ha ripreso coscienza di sé, della sua storia, del suo destino. In Europa, in Francia, per 2 volte in questo anno è ricomparso in forme nuove, selvagge, il terrorismo. Noi però non abbiamo seguito la traccia del terrorismo islamico, che tutti gli altri hanno seguito. Non l'abbiamo fatto perché sappiamo che l'abito non fa il monaco e la bandiera non decide chi è che la sventola. È un terrorismo che puzza lontano 1 miglio di servizi segreti occidentali, come l'ISIS e Daesh, che non esisterebbe se non fosse stato armato e sostenuto da loro, ma sfortunatamente noi non siamo ancora troppo sufficientemente grandi da poter modificare questa che è l'opinione generale o largamente diffusa nel mondo occidentale. Certo, al terrorismo partecipano come capri espiatori, quasi dovunque, degli islamici. Quanto più fanatici essi sono, tanto più è facile condurli verso obiettivi che non conoscono. Ma dietro quello che sta accadendo c'è un progetto, c'è un piano, che è quello di estendere la guerra. L'America di Obama se ne va assai meno influente di quanto non fosse quando è arrivato Obama. E ora l'Occidente è nel marasma, con troppi alleati che se ne vanno ciascuno per conto proprio e in direzioni diverse. Nella crisi mediorientale si vede a occhio nudo che ci sono diverse strategie che qualche volta coincidono, hanno coinciso per esempio nell'aiutare il terrorismo dell'ISIS, ma altre volte non coincidono. La Turchia, l'Arabia Saudita, Israele, la Francia, la Germania, quasi tutti vanno ciascuno per conto suo. L'Europa è stata terrorizzata
ed è in piena crisi di autoconsapevolezza, sebbene continui a mantenere un forte spirito imperiale che l'ha dominata nell'ultimo quindicennio. Peggio per l'Europa, naturalmente, perché sta perdendo completamente la fiducia dei suoi cittadini. Putin, che fino a ieri era un dittatore esecrato, oggi è visto da ampi settori dell'opinione pubblica occidentale come colui che fa quello che dice. E infatti tutti vedono che solo la Russia ha combattuto contro l'ISIS e sta addirittura per sconfiggerlo. Gli Stati Uniti si trovano dunque in una situazione difficile, devono riprendere il controllo che gli sta sfuggendo di mano. Attendiamoci dunque una loro controffensiva, che sarà sanguinosa ed è inutile illudersi, perché gli Stati Uniti non possono reggere in questa situazione così com'è. Il loro disegno di far diventare il XXI secolo il secolo americano è ogni giorno che passa meno credibile. La Cina rimane all'orizzonte per ora, sembra a noi che siamo la periferia del mondo. La Cina è consapevole che il XXI secolo sarà cinese, se sarà in pace. Noi tutti, periferia, centro, dovunque, dovremmo sapere che se non ci sarà pace non ci sarà nessun XXI secolo per tutta l'umanità. Un orologio nucleare che batte i minuti sempre più vicino alla mezzanotte. Questa è l'estrema sintesi di quello che vedo. Pandora racconterà questo nuovo giro molto difficile, ma potrà farlo solo se avrà il vostro sostegno, in termini di impegno di tutti perché viva. Vorrei chiedere a tutti, ancora una volta, come vi sentireste se non ci fosse Pandora? È il nostro unico strumento. Ciascuno di noi deve ricordarci che l'informazione è l'unico mezzo per difendersi, per salvarsi. Ed è anche l'unico mezzo con cui, non è l'unico, in realtà ce ne sono molti, ma questo è il mezzo più potente, la vera portaerei del potere, che se ne serve per attaccarci, per bombardarci ogni giorno di menzogne. La grande fabbrica dei sogni e delle menzogne. Senza una possibilità di difesa sul terreno dell'informazione siamo tutti disarmati. Per questo è un'illusione pensare che l'informazione ce la regaleranno. Non sarà così. E dunque bisogna pagarsela. Ciascuno di voi deve sapere, deve mettere mano alla sua tasca, al suo portafoglio e deve sapere che questo è un modo per difendersi, il primo essenziale modo per difenderci, anche solo per vivere in pace o per sopravvivere. E infine l'ultima notizia per noi. Il 2016 sarà l'anno del referendum per cancellare le ferite subite dalla democrazia in questo paese e dalla Costituzione, cioè le cosiddette riforme autoritarie del governo in carica. Dobbiamo sapere che cancellate queste riforme autoritarie, e a questo servirà il referendum, sarà cancellato anche lui, Matteo Renzi. E a quel punto dovremo decidere chi guiderà il paese, perché sarà un paese senza nessuna guida. E non sarà un'impresa facile, perché bisogna radunare le forze e costruire un grande schieramento democratico e popolare per salvare l'Italia. Questo è quello che ci aspetta e dunque buon viaggio a tutti in questo nuovo giro intorno al Sole che sta diventando sempre più caldo, senza coltivare inutili speranze che non siano le nostre, cioè la nostra capacità di reagire e di riprendere in mano le redini del nostro destino. Giulietto Chiesa per pandoratv.it